Ciao a tutti gli appassionati di orologi. Questo contesto diverso dal solito è del tutto casuale, quindi vi pregherei di non prestarci troppa attenzione, ma questo video sarà molto particolare, molto interessante sia per me che per tutti quelli tra di voi che non vivono di stereotipi, quei luoghi comuni che spingono alcuni, a mio parere non troppo appassionati, a reputare meritevoli di attenzione e quindi anche meritevoli di essere acquistati solo quei segnatempo prodotti in Svizzera, dimenticando o magari non conoscendo più di tanto le tradizioni importanti e storiche come quelle tedesche o giapponesi, o anche quei pregiudizi che spingono altre persone a sminuire tutti quei marchi giovani, ma magari anche di successo, colpevoli di non avere alle loro spalle una lunga storia. In questo video vi parlerò del secondo audace progetto di Zelos, che ancora una volta dimostra di avere una marcia in più rispetto a gran parte della concorrenza. Tanto per essere chiari, questo non è un orologio che ho acquistato e mi è stato inviato in prestito direttamente dal marchio in virtù del rapporto di stima reciproca tra di noi. E allora vediamo un po' insieme com'è questo Mirage 8 Days. Lo scorso anno Zelos ha sorpreso tutti con il lancio del Mirage Tourbillon, un modello che sarebbe riduttivo definire di nicchia. Tanto per cominciare per il prezzo di oltre $10.000 e poi anche per il design molto particolare e il movimento adottato. In quel caso si trattava di una produzione molto limitata di soli 10 pezzi, che quindi è andata esaurita nel giro di pochissimi minuti dal lancio. Ora è la volta di una nuova importante tappa nell'evoluzione del marchio di Singapore, che si appresta a lanciare la seconda versione del Mirage con movimento manuale e riserva di carica di 8 giorni. Per mostrarvi il corredo devo cambiare inquadratura rispetto al solito, viste le dimensioni. Non so se insieme agli esemplari venduti verrà consegnata anche una scatola in legno come per il Mirage Tourbillon oppure no. Qui potete vedere la valigetta in vera pelle che funziona anche da porta orologi con ben 8 spazi disponibili e altrettanti alloggiamenti per i cinturini. C'è la consueta card della garanzia in bronzo e poi di serie è fornito anche un cinturino in gomma FKM morbido e resistente al tempo stesso, con fibbia ad ardiglione in titanio. Il Mirage 8 Days ha uno stile che non può lasciare indifferenti e da questo punto di vista rispetta in pieno la filosofia di Zelos. È un orologio scheletrato e come tale o lo si odia o lo si ama. Normalmente non sono un grande fanatico di questa tipologia di orologi, ma so fare eccezioni per gli Zenith Defy e l'Oris Pro Pilot X ad esempio. Ci sono in tutto 7 diverse varianti tra cui scegliere, tra materiali utilizzati per la cassa e colorazioni. Questo è il Mirage in titanio e color antracite. Per tutti gli esemplari il quadrante è realizzato in vetro zaffiro, attraverso il quale è possibile ammirare il movimento con trattamento nero PVD. Nonostante la sperimentazione da parte di Zelos, in questo orologio riecheggiano alcuni elementi stilistici già visti in altri modelli prodotti dal marchio. Gli indici, ad esempio, riprendono il design già visto sullo Sky Raider, come potete vedere in queste immagini di confronto. Sono applicati e hanno delle cornici lucide che racchiudono al loro interno una buona quantità di pasta luminescente. Il logo non è messo in risalto, anzi lo si nota appena a ore 4, direttamente inciso sul movimento. In alto c'è l'indicatore della riserva di carica, mentre in basso c'è la secondina. Entrambi i sottoquadranti sono racchiusi da delle cornici con finitura lucida. A ore 6 si vede chiaramente la ruota dello scappamento, ma gli altri due elementi fortemente caratteristici sono i due bariletti con questa scheletratura che ricorda un po' le turbine dei motori jet. Dalle fessure è possibile vedere anche le due molle. Nell'insieme è un quadrante che di certo non passa inosservato. Anche le sfere ricordano come forma quelle dello Sky Raider, ma qui il livello di finitura mi sembra essere decisamente superiore. Anche se osservate con la lente macro non riservano brutte sorprese e i bordi sono di una precisione incredibile. Data la finitura brunita in tinta con le cornici intorno agli indici e grazie al contrasto tra la pasta luminescente al loro interno e il PVD nero del movimento che la lettura dell'ora è sempre piuttosto immediata. Ovviamente il tutto tenendo sempre conto del fatto che gli scheletrati sono gli orologi meno leggibili in assoluto. Al buio viene fuori la tipica attitudine di Zelos, quella di stupire con effetti speciali. Tramite l'abbondante applicazione di Superluminova C3 e BGW9 è possibile leggere l'ora a lungo. Persino le piccole sfere dei secondi e della riserva di carica mantengono una luminescenza sufficiente anche a distanza di tempo. Sul fondello in zaffiro le scritte sono realizzate con Superluminova, dettaglio sicuramente privo di utilità, ma che non può non strappare un sorriso.
Il vetro è uno zaffiro con lieve curvatura esterna e trattamento antiriflesso sul lato interno, e tenendo conto del colore scuro e della superficie lucidissima dell'altro vetro zaffiro utilizzato per il quadrante, è piuttosto efficace nel tenere a bada i riflessi fastidiosi. La cassa è realizzata in titanio con uno speciale trattamento che lo fa arrivare a ben 1200 Vickers di durezza, un dato superiore di 5 volte rispetto a quello del titanio non trattato. Questo dovrebbe promettere un'ottima resistenza ai graffi, ed è una fortuna perché anche il livello di finitura è molto buono. Troviamo satinatura ovunque con diverso orientamento anche sulla lunetta intorno al vetro. L'unica eccezione è data da queste scanalature sulle anse, riprese in gran parte da quelle dello Zelos Nova, come potete vedere nelle immagini, dove la finitura è micropallinata. Dalla vista laterale la cassa non risulta essere eccessivamente spessa. A ore 3 c'è la corona, protetta in parte dalle spallette, non è a vite, ha una finitura satinata con il logo inciso al centro e ha una zigrinatura antiscivolo obliqua. Anche questa ricorda un po' le turbine o eventualmente gli ingranaggi elicoidali. La trovo molto bella e ha le giuste dimensioni per poter essere azionata agevolmente per la ricarica. Girando l'orologio è impossibile non rimanere affascinati. Il fondello è tenuto in sede da 4 viti e l'unica incisione presente sulla cornice in titanio è quella del numero dell'esemplare. Ogni variante è realizzata in 25 pezzi, qui leggiamo 75 perché evidentemente i 3 modelli con casse e bracciali in titanio condividono la stessa numerazione. Non ci sono indicazioni sull'impermeabilità, che è garantita fino a 50 metri, quindi è bene tenere questo Zelos lontano dall'acqua. Dall'enorme finestra in vetro zaffiro è possibile ammirare il movimento di dimensioni altrettanto generose. Si tratta di una pesante personalizzazione del movimento LJP 7500 di La Joux-Perret. Questa azienda, che dal 2012 è entrata a far parte del gruppo Citizen, è una vera manifattura svizzera, specializzata nell'elaborazione di calibri basati su meccaniche ETA, come ad esempio il calibro utilizzato nella riedizione dell'Aquastar, e nella realizzazione di movimenti propri, come questo appunto. Questo movimento, senza scheletratura e con finiture diverse, è utilizzato anche in altri orologi, come ad esempio questo Bremont Supersonic che vedete nelle immagini. Sullo Zelos Mirage, come abbiamo già visto dal lato del quadrante, è scheletrato e tutti i ponti hanno una finitura spazzolata molto bella da vedere con un trattamento PVD nero. Trovo questa scelta incredibilmente azzeccata per lo spirito del marchio di Singapore, sempre contraddistinto dallo stile moderno e ricco di personalità. Côte de Genève, Perlage e viti blu avrebbero stonato parecchio con tutto il resto. A livello tecnico questo movimento, come si può facilmente intuire già dal suo nome, ha una riserva di carica di 8 giorni grazie ai 2 bariletti. La frequenza è di 21.600 alternanze all'ora. Ci sono ben 33 rubini che ci danno un'idea di quanto lo schema meccanico non sia assolutamente semplice o banale. La ricarica è soltanto manuale e non c'è il fermo macchina. Segnalo che, pur non essendo presente alcun meccanismo per la data, è stato mantenuto lo scatto intermedio della corona. Nei giorni in cui ho potuto provarlo e indossarlo, la marcia ha avuto uno scarto medio iniziale di più 5-6 secondi al giorno, che poi si è ridotto fino a più 1 secondo al giorno. Il bracciale, così come la cassa, è in titanio con trattamento antigraffio. Il disegno delle maglie è molto particolare, in perfetto stile Zelos. La finitura è interamente satinata e i perni sono a vite. L'accoppiamento tra terminali e cassa ha tolleranze ridotte al minimo e non c'è alcun sistema di sgancio rapido. La chiusura, sempre in titanio, è di quelle a cui ci ha abituati ultimamente Zelos, ottima sia dal punto di vista estetico che funzionale. Grazie alla microregolazione rapida è infatti possibile trovare sempre la giusta misura per il proprio polso. Di serie è presente anche un cinturino in gomma di ottima qualità e attacco sagomato per la cassa, che però mi sono dimenticato di riprendere insieme all'orologio e quindi dovrete accontentarvi delle foto ufficiali. Quando si indossa lo Zelos Mirage sono 2 le sensazioni predominanti: la comodità data dall'ottimo bracciale e dal peso contenuto e l'irrefrenabile bisogno di osservare a lungo la bellezza del quadrante dal quale si possono vedere le principali componenti del movimento. Non posso non pensare ad un altro orologio in qualche modo simile e altrettanto affascinante, l'Oris ProPilot X. Questo è molto più adatto per polsi piccoli come il mio e personalmente me lo sento e me lo vedo piuttosto bene. Il diametro è di 42 mm, la distanza da ansa ad ansa è di 48,5 mm, lo spessore è di 13,2 mm e il peso, con il bracciale regolato per il mio polso da 16 cm, è di 119 grammi.
Il Mirage 8 Days è una nuova e emozionante pagina nella storia di Zelos, un marchio nato nel 2014 che grazie alla creatività e all'ambizione del suo giovane proprietario sta crescendo benissimo. Sono ben pochi gli altri microbrand veri e di recente fondazione che possono vantare all'attivo così tanti modelli diversi tra loro, sia per tipologia che per stile e anche per fascia di prezzo. Ed è veramente bello vedere proposti questi modelli top di gamma con meccaniche svizzere di alto livello. Certo, non si tratta per il momento di orologi nati per sbaragliare la concorrenza con incredibili dati di vendita, quanto piuttosto di segnatempo rivolti agli appassionati in giro per il mondo. Il Mirage 8 Days sarà disponibile a partire dal 10 giugno sul sito ufficiale, di cui trovate il link sotto in descrizione. Il prezzo partirà da $3.900 per le varianti con casse e bracciali in titanio, per poi salire a $4.900 per le varianti in tantaglio o Timascus, e per il top di gamma con casse interamente in zaffiro occorrerà spendere $8.900. Per quanto queste cifre possano sembrarvi alte, persino in questa tipologia di orologi Zelos riesce ad offrire un buon rapporto qualità-prezzo. Volete sapere ad esempio qual è il prezzo di listino del Bremont Supersonic che ho citato nel corso della recensione e che monta lo stesso movimento, tra l'altro non scheletrato e ha la cassa in acciaio? Oltre 10.000 euro. E per gli amanti della classica frase "per questa cifra mi compro altro", non temete, nonostante la tiratura superiore rispetto al Mirage Tourbillon del 2020, anche questi nuovi modelli saranno sold out nel giro di poco tempo. Da parte mia non posso che rafforzare ulteriormente l'ammirazione che ho nei confronti del marchio e non vedo l'ora di vedere le prossime uscite. E voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Spero che questo mio contenuto vi sia piaciuto, nel caso non dimenticatevi di lasciarmi un bel like e noi ci vediamo presto con un altro video.